Buongiorno a tutti amici, oggi è il mio compleanno, che bello! Sono felice solo perché devo mangiare i fratti fritti, ebbene sì. Guardate che spettacolo, che meraviglia, sono sempre io, Mi sono fatta le trecce con i capelli bagnati, così da ottenere questo risultato proprio il giorno del mio compleanno. Ma guardate, se uno non deve essere felice con una meraviglia del genere, pensate che questi fratti fritti io li ho realizzati la settimana scorsa, proprio in previsione del mio compleanno, e ho detto così ce li ho pronti, li ho surgelati e guardate, non li ho riscaldati nulla, li ho tolti da ieri notte, si sono scongelati così a temperatura ambiente senza bisogno di riscaldarli al microonde e adesso li mangiamo assieme. Bellissimo far colazione con le ciambelle zuccherose. Una cosa stratosferica. Oddio che buono. E poi berrò il mio bel cappuccino schiumatissimo, schiumosissimo. Ma guardate che cos'è. Una bellissima colazione da 34enne. Pollon, ciao bambino. Eccolo qui. Pieno di zucchero. Mi piace questo rossetto. A dopo. Mi sono ristrutturata, mi sono tolta lo zucchero dalla bocca e adesso direzione mare. Speriamo di trovare un posticino un po' riparato perché c'è un bel vento di mestrale. C'è una leggera brezza. È bellissimo qua, siamo a Solanas. Oddio, che sogno, è spettacolare. E beh, ci voleva il compleanno al mare. Grandioso, bellissimo. La spiaggia così deserta è la fine del mondo. Che bello. Cosa dite? Faccio il bagnetto del compleanno? No. Mi pare anche no. Uno, perché quando esci dall'acqua con questo bel vento di mestrale ti viene una polmonite. Due, perché mi rovinerei i capelli ricciolini. E tre, dobbiamo andare a pranzare. Fra un po' vi mostrerò. Ops, tra un
dopo vi mostrerò quello che mangeremo. Ho già fame. Ciao! C'è anche un bellissimo vento di mezzale, non mi vedo più. Ecco, questo è l'effetto vento. Aiuto! No, no, amore, sto parlando con gli amici di YouTube. Cioè, ormai parli più con loro che con me. Ecco, sono riuscita a sistemarmi più o meno. Questo vento mi ha un po' sconvolta. E ora andiamo a pranzare, ci vediamo fra poco. Oh, finalmente, con l'asticella nuova da selfie si ragiona meglio. Il vento non è riuscito a scalfire i riccioli, mi sarebbe dispiaciuto. Oltre a non veder l'ora di pranzare, tante cose buone, non vedo l'ora di mangiare quella meravigliosa torta che mi sono preparata per il compleanno e che poi voi vedrete dopo. Quindi ci vediamo fra un po'. Ed eccoci arrivati al ristorante La Griglia d'Oro, dove vi dico già che abbiamo mangiato da Dio. A fine pranzo eravamo belli sazi e soddisfatti senza spendere tanto. Ora vi elenco man mano tutte le portate del menù di pesce che abbiamo scelto. Un quartino di vino bianco della casa, fette di pane e pane carasau, codette di gamberi con olio, sale, limone e pomodoro, insalata di mare mista, 4 tranci di razza con sugo e prezzemolo tipo zuppetta, insalata di polpo con patate, insalata di tonno con pomodorini, capperi, olio e basilico, cocktail di gamberi all'arancia, molto particolare, buonissimo, polpo alla diavola, tra l'altro tenerissimo, che si scioglieva in bocca, una delle mie modalità di cottura preferite del polpo, tranci di pesce spada alla pizzaiola, tonno alla messicana con fagioli rossi, cozze gratinate, e questi erano solo gli antipasti, pensate un po'. Sembrava già solo così un pranzo completo. Mentre come primo abbiamo mangiato gli spaghetti con arselle e botarga, la fine del mondo, vi giuro, troppo buoni. Per secondo una bella grigliata di gamberoni, seppie, orata e spigola. Non abbiamo preso altro perché volevamo tenerci uno spazietto libero per la torta. Comunque, ripeto, abbiamo mangiato benissimo, era tutto delizioso, locale carinissimo e accogliente, personale super gentile, e ora direzione candeline e canzoncina di compleanno. Sono veramente orgogliosa di aver creato un dolce così particolare, buono, ricco di ingredienti speciali ma leggero allo stesso tempo. Domenica pubblicherò la videoricetta, così vedrete tutta la preparazione. Siete curiosi? Tanti auguri a te! Sincronizzatevi! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Marta! Tanti auguri a te! Olè! Vai! Tanti auguri! E già ora dal taglio si può percepire la morbidezza di questa torta, immensa, ma guardate l'interno, che cos'è? È una meraviglia, troppo bella. E
Ora però non vi posso svelare nulla, vedrete e scoprirete tutto, quindi come è stata realizzata, con quali ingredienti, domenica. Ecco la prima fetta alla festeggiata e ora me la gusterò per bene. Mamma mia che delizia, talmente alta e soffice che bisogna stare attenti a come si taglia con la forchettina, perché veramente si scioglie in bocca. In mezzo alla sera ho bevuto un bicchiere di spremuta di arance e ho mangiato giusto mezza banana, mentre per la cena abbiamo optato per una pizza da asporto. Purtroppo non siamo potuti uscire perché mi è salita la febbre a 38 e voi direte, ma comunque l'appetito non le manca mai, nemmeno da malata. A parte gli scherzi, per fortuna la tachipirina ha fatto il suo bel lavoro e ora in questo momento sono solo raffreddata, infatti si percepirà pure dalla voce. Comunque la pizza alla carbonara era deliziosa e ne ho mangiato metà, perché altro non riuscivo. Poi un altro po' di vitamine, ho mangiato un kiwi golden in compagnia del mio cipollino e ora vi mostro anche la torta il giorno dopo, o meglio quello che ne rimane. L'abbiamo fatta fuori quasi tutta, ma puntualmente come ogni anno resta sempre la scritta Arta. Ecco il mio secondo nome. Auguri Arta, buon compleanno Arta. Vi giuro che questa cosa non era voluta. È uscito così per caso, come l'anno scorso. Il video di cosa mangio nel giorno del mio compleanno è terminato. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!